Ciao. Idiota. Ciao ragazzi, io sono Luca e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo raccontare della mia nuova fissazione per i Pokémon, perché io in 29 anni non ho mai interagito con il brand Pokémon, o meglio, ho avuto qualche piccolo incontro, però non sono andato mai così a fondo. Ho provato sulla Switch Pokémon Spada, però non mi ha mai preso così tanto. Poi, specialmente perché sono cresciuto con i Digimon, ecco Yu-Gi-Oh! Infatti potete vedere qui dietro qualcosa. E quindi li ho sempre visti un po' come dei rivali i Pokémon. Non li ho mai così tanto apprezzati, più che altro perché ho sempre avuto quell'immagine dei Pokémon con questa estetica molto essenziale, molto plasticosa, che non mi trasmetteva anima, perché ero abituato a quei Pokémon di oggi. Non sono mai riuscito ad apprezzarli così tanto. In questi giorni però appunto mi mettevo sulla console, sul PC, ma non avevo voglia mai di giocare. Sul PC, dato che sto tutto il giorno al PC a lavorare, non avevo voglia di stare anche la sera seduto sulla scrivania. A casa io mi trovo un Game Boy. Il Game Boy non è mio. Io faccio questa premessa: non ho mai avuto console Nintendo in tutta la mia vita. La prima console Nintendo che ho avuto è stata la Nintendo Switch nel 2022, ed è lì ho iniziato a scoprire tutto il mondo Nintendo, perché non ho mai capito il potenziale di questa console, perché non conoscevo molti giochi. Non so perché, ma quando ero piccolo nessuno mi ha mai pubblicizzato questa console, questi giochi. Conoscevo soltanto PlayStation, Xbox, e infatti io principalmente giocavo con il PC perché amo gli strategici gestionali, con l'Xbox 360 ai giochi più action. La Nintendo l'ho sempre vista come giochi platform tipo Super Mario, e non conoscevo gli altri brand. Quindi ho preso questo Game Boy Color qui, con dentro Pokémon rosso, e ci ho giochicchiato e ho visto che era un gioco a turni, e per di più pixelloso, e io amo i giochi a turni e pixellosi. Ho detto interessante, cioè è bello, però ovviamente sul Game Boy Color è un po' un casino giocare, perché non essendoci la retroilluminazione è veramente scomodissimo giocare. Comunque mi è piaciuto, ho detto guarda, prova a cercare qualcosa che lo emuli, e mi sono trovato un emulatore sull'iPhone. L'ho scaricato, ci ho giocato un pochettino, mi stava piacendo veramente tanto, però mi mancava quel feeling tattile, perché praticamente sul cellulare, essendo touch, io non amo tanto giocare al cellulare, mi mancava la sensazione dell'analogico. Mi metto a girare, a cercare internet, e vedo che ci sono queste console, queste retro console che stanno spopolando un sacco. E allora io che faccio? Me ne ordino una. Mi mando a prendere questa retro console. Qua praticamente sto giocando adesso senza mai smettere. Io adesso sto facendo Pokémon verde, verde foglia. Qui sono, esattamente qui. Adesso sono arrivato alla fine, mi devo fare la lega. Ho fatto tutte le 9 medaglie, ho preso l'ultima, quella della terra, e ora mi devo andare a fare la lega, però devo livellare perché sono un pochettino bassetti i miei, cioè nel senso sono a un livello di 36-40, però la lega sono più alti, quindi sto cercando di livellare. E praticamente ora mi sono trovato da odiare i Pokémon, sì, perché effettivamente li ho sempre odiati per l'estetica, non mi piacevano, non riuscivo a capire il piacere di questo design. Però adesso, giocando a questa versione qui, questa bellissima versione, hanno proprio dei disegni stupendi che ti esprimono molto. Cioè, secondo me sono 100 volte meglio questi qua che non quelli che stanno facendo in 3D adesso. Cioè, io quando ho giocato a Pokémon Spada ricordo di averlo giocato perché mi piaceva comunque il genere a turno, però più andavo avanti e più non riuscivo a empatizzare, ad affezionarmi, a farmi piacere queste creature, questi mostri, perché erano troppo spogli, senza anima, cioè li vedevo così piatti. Comunque ero arrivato sicuramente alla zona quella della roccia e mi sono rotto le palle. L'ho preso e l'ho venduto, e ho detto che basta, i Pokémon non fanno per me. Adesso praticamente sono diventato pazzo di Pokémon, mi sto a guardare tutti i giorni video sui Pokémon, sto riscoprendo tutta la lore, tutta la storia della creazione dei videogiochi, di come è nata anche la Game Freaks o Game Freak, vabbè.
Sto scoprendo tante cose belle, cioè mi sto veramente appassionando e sto vedendo dei design di alcuni Pokémon davvero bellissimi, ma veramente belli. Infatti basta, io non darò più un barlume di speranza ai nuovi giochi, ma mi voglio rigiocare tutti i giochi vecchi perché sono bellissimi. Comunque questa console qui, raga, ve la consiglio in generale per recuperarvi tutto. Vi recuperate tutti i giochi vecchi su Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo, DS, Nintendo 3DS no, non credo, o forse anche 3DS, non ci ho fatto caso. Comunque ci sono un'infinità di console e poi costa 30 euro, raga. Ve lo consiglio perché, cioè, questa è proprio la figaggine. Io ho 10 minuti, prendo questo, mi metto a giocare. Sono sul cesso, mi metto a giocare. Sto guardando una serie TV, mi metto a giocare. Cioè, ho 5 minuti che sta bollendo la pasta, mi metto a giocare, cioè, in un attimo. Cioè, quello che cercavo in questo momento. In più vorrei leggermi a sto punto il manga. Ho scoperto che è una storia un po' più cruda. Tutti mi dicevano che il manga non è come la serie TV. Io infatti pure il cartone non l'ho mai apprezzato perché odiavo quella cavolo di felicità, gioia che c'è in quel cavolo di cartone, cioè tutto andava sempre alla meraviglia. Sì, c'era il Team Rocket che arrivava, faceva qualche casino, però era più per ridere che per davvero empatizzare e dire oh mi dispiace che sta succedendo, cosa che invece con Yu-Gi-Oh! Ad esempio o con Digimon c'era di più. Cioè io ho sempre amato quel lato dark delle cose sin da bambino e lì rivedevo molto quell'aspetto dark e niente, vorrei recuperare tutti i giochi. Ditemi voi se quale dovrei giocare, in che ordine dovrei giocarli, scrivetemelo nei commenti. Secondo voi qual è stato quello che vi è piaciuto di più? Sicuramente ora dopo Verde Foglia mi voglio giocare Smeraldo, quello sì, perché comunque vorrei provarli tutti, almeno uno di ogni generazione. Non so se mi giocherò tutti, anche delle generazioni, perché ho scoperto pure questa cosa. Perché io praticamente ho iniziato Verde Foglia pensando che in Verde Foglia potevo scegliere Bulbasaur, mentre in Fuoco, Rosso Fuoco, potevo scegliere Charizard e così via. Cioè nel senso, io pensavo che le tre edizioni fossero la differenza degli starter. What? E quindi ho iniziato Verde Foglia per questo, però poi ho scoperto invece che gli starter sono tutti e tre uguali. Quindi per questo ho iniziato Verde Foglia, perché comunque Bulbasaur, anche da piccolo, anche se non ero un fan, non so perché, ma Bulbasaur mi è sempre piaciuto. E essendo un tasso frasso o tasso rosso, basta la traduzione che vogliamo utilizzare, Bulbasaur io lo vedo un po' come un tasso rosso, quindi niente, volevo Bulbasaur, ho iniziato Verde Foglia, però alla fine ho visto che i Pokémon pure che ci sono mi stanno piacendo un sacco. Nella mia squadra adesso io ho Venomont, Snorlax, Pidgeotto, anche se Pidgeotto non mi piace, però Pidgeotto lo tengo per volare, Charizard, perché alla fine sì, dopo che l'ho iniziato prima sul cellulare ed ero andato molto avanti, mi ero fatto tipo 4-5 palestre, quando ho deciso di riniziarlo qui ho detto vabbè dai, proviamo l'alta versione, giusto per non rifare proprio le stesse antiche cose. E quindi mi sono preso l'alta versione lì. Solo che mi dispiace perché appunto Bulbasaur lo volevo, però. Poi ho Starmie e Dewgong. Mi stanno piacendo veramente un casino. Poi non ne conoscevo proprio. Cioè io conoscevo forse Pikachu, Meow, giusto? Non so, quello del Team Rocket. Non lo so come si pronunciano, raga, perché poi ho scoperto che c'è la pronuncia in inglese, c'è la pronuncia in italiano tradotta dall'inglese. Cioè è un casino. Ovviamente voi ci siete cresciuti e voi sapete, io non so un cazzo, quindi sto imparando tutto. Non mi aspettavo, cioè non mi aspettavo una roba del genere. E il mio sogno in questo momento è quello di avere un Pokémon però in stile Octopath Traveler. Sarebbe bellissimo. Secondo me dovrebbero tornare alla pixel art, perché è molto più vivo il gioco in quel modo. Cioè le illustrazioni hanno più dettagli nel Game Boy che nella Switch 2. Ho visto Pokémon Leggende ZA. Beh, lasciamo stare. Secondo me comunque con Pokémon Onda e Vento si è visto qualcosa di interessante, quindi speriamo, vediamo. Questa è la mia prima fissazione del mio
nuovo canale, che appunto in questo canale cercherò di portarvi tutte le mie passioni e fissazioni che vivrò. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto o qualche consiglio. È il mio primo video, quindi siate buoni, gentili se volete, altrimenti anche le critiche vanno bene, l'importante è che siano costruttive. Fatemi sapere qual è il vostro titolo preferito di Pokémon, quale dovrei giocare, in che ordine magari dovrei giocarli, quale dovrei giocare o quale saltare. Ditemi un pochettino voi. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao.